In una villa di lusso, il silenzio è rotto solo dal passo di una donna delle pulizie e dal pianto disperato di un bambino. Lui, convinto di essere stupido, lei, con un passato da luminare. Quello che accade dopo il loro incontro è una rivelazione, una storia di violenza, resilienza e una seconda possibilità che cambierà per sempre le sorti di 3 vite. Preparati a scoprire come un segreto può trasformare tutto. Ciao, sono Rossana e ti invito a seguire questa storia di gentilezza, dove un incontro inatteso, una semplice azione di comprensione e fiducia può far fiorire il talento e la felicità inaspettati. In una fredda mattina di nebbia milanese, nella sfarzosa Villa Moretti, dimora da milioni di euro, Carmen Ramirez si muove silenziosa con il suo carrello delle pulizie. Da 2 anni i suoi passi risuonano inosservati, un fantasma invisibile in un mondo di lusso. Ma oggi un incontro inatteso rompe la routine. Il piccolo Davide Moretti, 8 anni, figlio del magnate immobiliare Roberto Moretti, si avvicina a lei con gli occhi gonfi di pianto. Carmen, papà dice che sono stupido a scuola e vuole mandarmi in collegio, singhiozza Davide, stringendosi alle sue gambe. Carmen lo rassicura. Roberto non sa che Carmen Ramirez, pur vestendo i panni di donna delle pulizie e vivendo con un visto turistico scaduto, è in realtà l'ex professoressa Carmen Ramirez, docente di linguistica applicata all'Università di Buenos Aires. Parlava fluentemente 9 lingue, aveva pubblicato ricerche internazionali sui metodi di apprendimento accelerato e aveva dovuto abbandonare tutto per sfuggire alle violenze del marito. Davide, tesoro, tu non sei affatto stupido, gli dice Carmen con un italiano perfetto. Forse hai solo bisogno di un modo diverso di imparare. Il bambino la guarda sorpreso. In quel momento, Roberto Moretti, elegante e immerso nei suoi affari, interrompe bruscamente la scena. Davide, non disturbare. Carmen, torna al tuo lavoro. Ma Carmen ha già preso una decisione che cambierà le vite di tutti e tre. Più tardi, nella sontuosa biblioteca di Villa Moretti, Carmen osserva Davide lottare con i compiti di inglese. «Odio l'inglese, è impossibile!» grida il bambino. Carmen non esita. «Vuoi che ti aiuti, piccolo principe?» Gli occhi di Davide si spalancano quando Carmen gli rivela di parlare 9 lingue. Si siede accanto a lui e inizia a insegnargli, trasformando l'apprendimento in un gioco di suoni e ritmi. Davide, incantato, ripete frasi in 3 lingue diverse, ridendo e divertendosi per la prima volta da settimane. Quello che non sanno è che Roberto è tornato prima dall'ufficio e li sta osservando, incredulo, dalla porta della biblioteca. Il telefono gli è scivolato di mano. Quella sera, nello studio di Roberto Moretti, il tono è teso. «Carmen, venga nel mio studio subito». Carmen si aspetta il licenziamento, ma Roberto le chiede: «Lei parla davvero 9 lingue? E perché diavolo fa la donna delle pulizie se ha queste competenze?» Carmen, con voce flebile, risponde: «A volte la vita ci costringe a scegliere la sopravvivenza». Rivela a Roberto la sua vera identità, ex professoressa con lauree e dottorati nelle migliori università sudamericane. Roberto, per la prima volta vulnerabile, ammette le difficoltà di Davide e il suo fallimento come padre. «Mio figlio sorride per la prima volta da quando sua madre è morta», confessa Roberto, con gli occhi pieni di speranza. «Professoressa Carmen», dice, «ho una proposta che potrebbe sembrare folle. Smetta di fare le pulizie, diventi l'insegnante privata di Davide, le offro uno stipendio da dirigente, 8.000 euro al mese per iniziare. La dépendance nel giardino diventa la sua casa, completamente arredata, macchina aziendale, assicurazione sanitaria privata, tutto quello di cui ha bisogno». Carmen sente il cuore battere all'impazzata. «Ma io non ho documenti regolari in Italia». Lei è una donna con 9 lingue nella testa, un dottorato in una delle migliori università del Sud America e un dono naturale con i bambini. Per quanto riguarda i documenti, ho ottimi avvocati, la rassicura. Mio figlio sorride per la prima volta da quando è morta sua madre. Questo vale più di tutti i miei investimenti immobiliari. Proprio in quel momento il citofono della villa suona violentemente. Attraverso l'interfono si sente una voce che fa gelare il sangue nelle vene di Carmen. «Carmen, sono tuo marito, sono venuto per te, non puoi nasconderti per sempre». Carmen diventa pallida. È lui, Miguel, 38 anni, il volto scavato dall'alcol e dalla rabbia, gli stessi occhi neri che l'hanno terrorizzata per 10 anni. «Chi è quest'uomo?» chiede Roberto, vedendo il terrore dipinto sul volto di Carmen.
Il mio ex marito, sussurra lei. È violento, molto violento. Ho dovuto scappare dall'Argentina. Davide scende le scale di corsa, ancora in pigiama. Carmen, ho sentito delle voci. Perché piangi? Miguel continua a suonare il campanello, gridando in spagnolo e italiano. Carmen, non puoi nasconderti per sempre. Sei mia moglie. Torna a casa immediatamente. Roberto Moretti si trasforma. Da uomo d'affari gentile diventa un leone che protegge la sua famiglia. Davide, vai subito in camera tua. Carmen, venga con me. Roberto, no. Carmen lo afferra per il braccio. Non lo conosce, è pericoloso. Ma Roberto è già diretto verso la porta. Nessuno viene a casa mia a terrorizzare mio figlio e le persone che amo. Apre la porta. Lei chi è? Cosa vuole? Miguel ride con una risata sgradevole. Ah, il ricco italiano che protegge la mia donna. Sono Miguel, il marito di Carmen. È mia moglie e deve tornare con me subito. Ex marito, corregge Roberto con voce gelida, e non è il benvenuto nella mia proprietà. Miguel fa un passo avanti. L'odore di alcol si sente. Senta, signorino ricco, Carmen mi ha lasciato come una ladra, ha svuotato il nostro conto corrente e ora fa la... con te. È ora che torni dove appartiene. Carmen esce dalla villa nonostante Roberto le abbia detto di rimanere dentro. Non può lasciare che si metta in pericolo per lei. Tremando ma decisa, si avvicina al cancello. Miguel, tra noi è finita da 2 anni. Ho ricostruito la mia vita qui. Miguel sorride con cattiveria. Quale vita? Fai la domestica. Dopo tutti i tuoi titoli universitari sei finita a pulire i cessi dei ricchi. Le parole colpiscono Carmen, ma Roberto fa un passo protettivo davanti a lei. Carmen è una donna con un dottorato che parla 9 lingue fluentemente, merita tutto il rispetto del mondo. Rispetto? Miguel sputa per terra. Questa qui mi deve 15.000 euro che ha rubato dal nostro conto. Non ho rubato niente, esplode Carmen. Erano i miei risparmi, soldi che ho guadagnato mentre tu eri sempre ubriaco. Tutto quello che è tuo è mio, sei mia moglie. Ex moglie, ho i documenti del divorzio. Improvvisamente Davide appare correndo dal giardino. Basta, non fate del male a Carmen, lei è la persona più brava del mondo. Il bambino si mette coraggiosamente davanti a Carmen. Miguel, accecato dalla rabbia, fa un gesto minaccioso verso il piccolo. Togliti dai piedi, moccioso! È l'errore che non doveva fare. Roberto Moretti scatta come un fulmine, afferra Miguel per la camicia e lo solleva quasi da terra. Non osi mai più minacciare mio figlio. Mentre chiama la sicurezza e la polizia con una mano, tiene saldamente Miguel con l'altra. Ma mentre aspettano le forze dell'ordine, accade qualcosa di magico. Davide, invece di piangere, inizia a parlare con Miguel in uno spagnolo perfetto che ha imparato solo quel pomeriggio. Señor, usted no tiene derecho a lastimar a Carmen, ella es nuestra profesora y amiga. E infine, in inglese, she belongs here with us and you need to leave her alone. Miguel rimane sbalordito. Carmen sorride attraverso le lacrime. Questo bambino in una settimana ha imparato 3 lingue perché qualcuno ha creduto nelle sue capacità, proprio come qualcuno ha creduto in me, che non valevo niente. Arriva la polizia e dopo aver verificato l'ordine restrittivo internazionale, portano via Miguel ammanettato. Prima di salire sulla volante si volta un'ultima volta. Non è finita qui, Carmen. Ma Carmen, per la prima volta in 10 anni, non ha paura. Un anno dopo, nel giardino fiorito di Villa Moretti, in una splendida giornata di maggio. «Ciao, professoressa», grida Davide correndo incontro a Carmen. «Ho finito tutti gli esercizi di matematica avanzata in giapponese». Carmen ride, i capelli sciolti al vento, indossando un elegante vestito azzurro. «Fantastico! Ora prova a spiegarmi la teoria di Pitagora in arabo». Davide, ora 9 anni, alto e sicuro di sé, inizia a parlare fluentemente in arabo classico mentre disegna formule geometriche sulla lavagnetta portatile. Roberto li osserva dal terrazzo della Dépendance, dove Carmen ora vive, un appartamento di lusso con vista sul giardino, pieno di libri. Suo figlio è completamente trasformato, primo della classe al prestigioso liceo internazionale, parla 8 lingue fluentemente. La nona, il coreano, la sta imparando guardando i K-drama con Carmen, suona il pianoforte, ha scritto il suo primo racconto in francese e soprattutto è felice. Carmen, la chiama Roberto, scendendo in giardino con una busta elegante in mano. Sono arrivati i risultati del test d'ingresso per l'università.
Davide ha solo 9 anni, ma il suo livello accademico è così avanzato che alcune università europee hanno iniziato a valutare un programma speciale per giovani geni. Ha superato l'esame di ammissione anticipata con il punteggio più alto degli ultimi 10 anni, annuncia Roberto con gli occhi che brillano di orgoglio. Davide salta di gioia, ma poi si ferma e guarda Carmen seriamente. Professoressa, se vado all'università, chi mi insegnerà le lingue? Carmen si inginocchia alla sua altezza. Tesoro, tu ora sai già più lingue di me quando avevo la tua età, ma soprattutto hai imparato la cosa più importante, che imparare non finisce mai e che il vero insegnamento è condividere quello che sai con chi ne ha bisogno. Roberto si avvicina e Carmen vede nei suoi occhi qualcosa che va oltre la gratitudine. Negli ultimi mesi tra loro è nato qualcosa di profondo e autentico. Carmen, dice Roberto prendendole dolcemente la mano, c'è un'altra cosa. Estrae dalla busta un documento ufficiale, il permesso di soggiorno permanente. Sei ufficialmente residente in Italia e se vuoi c'è anche una proposta di lavoro dall'Università Statale di Milano. Vogliono che tu diriga un nuovo dipartimento di linguistica applicata per bambini con difficoltà di apprendimento. Carmen sente le lacrime di gioia scendere sul viso. Davvero? Il preside mi ha detto che in un anno hai fatto più progressi con bambini considerati difficili di quanto abbiano fatto loro in 10 anni. Davide li abbraccia entrambi. Questo significa che rimarrai sempre con noi? Carmen guarda Roberto negli occhi, vede l'amore sincero che prova per lei. Sì, mio piccolo genio, sarò sempre qui. La sera, mentre cenano tutti insieme, Davide passa disinvoltamente da una lingua all'altra, Roberto ascolta Carmen parlare dei suoi nuovi progetti universitari. Si respira un'atmosfera di famiglia vera, costruita sull'amore e sul rispetto reciproco. Professoressa, dice Davide prima di andare a letto, hai mai pensato che quando ero triste e mi credevo stupido, in realtà stavo aspettando te? Carmen lo abbraccia forte. E hai mai pensato che quando io mi sentivo perduta e senza valore, stavo aspettando di incontrare te? Roberto li guarda dalla porta della camera. Pensa alla prima volta che l'ha vista pulire i pavimenti, invisibile e silenziosa, senza immaginare che dentro quella uniforme si nascondeva la persona che avrebbe salvato la sua famiglia. A volte i miracoli hanno l'aspetto di una semplice donna delle pulizie. A volte il genio si nasconde dietro le lacrime di un bambino che si crede stupido. E a volte, per cambiare completamente 3 vite, basta che qualcuno abbia il coraggio di credere che ognuno di noi ha un dono speciale da condividere con il mondo. Se questa storia ti è piaciuta, non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti. Arrivederci al prossimo video.